Salve e benvenuti nel mio canale. In questo nuovo video andremo a scoprire la storia e il funzionamento dei primi modelli di orologi digitali Casio, marchio giapponese che ha segnato un'epoca, l'epoca degli anni 70, degli anni 80, fino ad arrivare ai nostri giorni con modelli attualissimi. Abbiamo visto in un precedente video un Casio DW5600E della serie G-Shock, un modello con tutto quello che si può chiedere ad un orologio, robustezza, cronografo, indicazioni di diversi fusi orari, sveglia. Questo è un modello attuale, ma come siamo arrivati ai giorni nostri ad avere modelli come questo? La storia inizia negli anni 70. Inizia negli anni 70 con Casio, produttore di elettronica, quindi calcolatrici ed altri dispositivi, che ad un certo punto inizia a produrre orologi digitali. È il 1974, stiamo parlando di 50 anni fa. 50 anni fa Casio rivoluziona il mondo dell'orologeria proponendo un modello di orologio digitale che nel corso degli anni successivi, 75, 76 fino agli anni 80, dove ci sarà proprio l'esplosione del boom di questi modelli, perché diventeranno anche accessibili a tutti con i prezzi che caleranno, aggiungerà ogni anno nuove funzioni. Inizialmente le funzioni erano limitatissime, appena ora, minuti, data. Anno dopo anno verranno migliorati questi orologi digitali Casio con l'aggiunta di moltissime funzioni fino ad arrivare ai giorni nostri. Quello di oggi è un modello vintage, uno dei più ricercati e anche uno dei più esteticamente piacevoli, ancora attualissimo. Andiamo a scoprire il Casiotron S14X1S. Questo orologio è un modello datato 1976-77, completamente in acciaio. La bellezza di questo orologio si può goderne appieno solo possedendone uno e poterlo maneggiare, poterlo avere tra le mani. È un qualcosa di veramente incredibile. Questo sarà il primo di due video. Il primo video, cioè questo qua, andremo a vedere quali sono le caratteristiche dell'orologio e il suo funzionamento. Nel secondo video andremo a scoprire come regolarne l'ora, minuti, quindi le varie regolazioni per poterlo settare, visto che il settaggio di questi orologi non è immediato, non è un settaggio intuitivo come nei casi attuali. Nei casi attuali è molto semplice, basta far lampeggiare le cifre premendo il pulsante questo incassato, le cifre inizieranno a lampeggiare e si potrà regolare ora, minuti, secondi, data, giorno della settimana. Qua invece la regolazione è un pochino più complessa, niente di impossibile, però se uno non conosce come fare si trova ad avere un oggetto che non riesce mai a regolare. Allora andiamo a vedere, prima cosa, il display. Il display è un display che per un orologio che ha la bellezza di 48 anni, 47-48 anni, è ancora ben leggibile, non ci sono fading, il display non è sbiadito. Ovviamente il vetro presenta delle rigature, ma è normale per un
orologio, un vintage di questa età. Però tutto sommato, vedete, le parti in metallo sono molto ben conservate, piccole rigature su queste due parti laterali. Il bracciale è perfetto e il vetro ovviamente è un po' rigato, anche perché vedete il vetro si trova in una posizione che è una posizione esposta agli urti, è penso mezzo millimetro sopraelevato rispetto alla struttura in metallo, quindi protezione esposto a qualsiasi urto, protezione dagli urti veramente limitatissima. Quindi bisogna fare molta attenzione quando si indossa questo orologio a non avvicinarsi a oggetti, pareti, muri, eccetera, perché se appena tocca qualcosa, non essendo un vetro zaffiro, si va a rigare. Allora, questo orologio, come vedete, contrariamente ad un modello attuale, la prima differenza che si nota è la mancanza dei secondi numerici. Quindi ci sono solo ora e minuti. I secondi in realtà vengono visualizzati, ma in una forma molto particolare. Andiamo a vedere. Ci sono qua, sopra all'indicazione di ora e minuti, ci sono alcune indicazioni. Questa indicazione è l'indicazione del giorno della settimana. Vedete Sunday in rosso, Monday, eccetera, fino a Saturday, che è sabato. La settimana in inglese inizia dalla domenica, contrariamente qua in Italia dove inizia dal lunedì. Quindi questa è la data, ma attualmente qua non è indicata la data, perché vedremo dopo come sapere il giorno della settimana. Attualmente sono indicati ore e minuti. Cosa vedete qua poi in questa barra dove ci sono questi quadratini? Allora, cosa possiamo vedere? Possiamo vedere un quadratino che lampeggia e si muove ogni 10 lampeggi, fa un salto verso destra. Quindi ora sta facendo 10 lampeggi qua, ora è saltato, vedete, sta facendo 10 lampeggi di qua e così via. Ognuna di queste caselle indica una decina di secondi. Quindi qua avremo da 0 a 10, da 10 a 20, da 20 a 30, da 30 a 40, 40 a 50 e l'ultima, questa qui è l'ultima decina dei secondi, da 50 fino a ritorno a 0. Vedete, guardate cosa succede, e ritorna a lampeggiare qua. Quindi è trascorso un minuto e se avete visto il minuto è scattato. Quindi la casella che lampeggia indica lo scorrere del tempo dei secondi in maniera non numerica come nei modelli più recenti, ma semplicemente con questi 10 lampeggi per ogni casella. Quindi è impossibile sapere esattamente a colpo d'occhio che secondi sono, ma bisogna, ecco, avere un'idea un pochino approssimativa. Ok, quindi ora qua stiamo andando sui 40 secondi, ecco 40 secondi, e finito di lampeggiare qua, appena inizia a lampeggiare qua sono 50 e poi si riazzera. In questa barra di caselline che indicano i secondi, vedete che l'ultima casellina non lampeggia mai, è una casellina fissa con un simbolo. Questo simbolo è il simbolo che indica se la data, se l'ora è anti-meridian, cioè mattutina, oppure post-meridian, cioè pomeridiana e serale. Quindi quando questo simbolo è acceso vuol dire che l'orario è pomeridiano, quindi sono le 4:25 pomeridiane. Quando questa casellina è spenta vuol dire che sono le 4:25 della mattina e quindi è un orario mattutino. Allora, questo orologio rispetto ai modelli degli anni antecedenti, quindi rispetto ai modelli del 75, del 74, presenta delle funzionalità aggiuntive, però ancora non ha moltissime funzionalità presenti sui modelli successivi.
Questo modello, per esempio, non ha l'indicazione delle 24 ore, quindi voi potete visualizzare l'orario solamente come in 12 ore e grazie a questa indicazione, cioè eccola qua, vedete qua su c'è proprio, eccolo qui, c'è proprio un simbolo che rimane acceso quando è un orario pomeridiano e serale. Quindi ora sono le 4:26 del pomeriggio o in formato 24 ore le 16:26. Quindi mancava di alcune funzioni, non aveva le 24 ore, il display in 24 ore, ma era una notazione diciamo anglosassone. Non ha sveglie, questo orologio non ha sveglie, non è possibile settare una sveglia. Non ha la luce, quindi non potete premendo un tasto far illuminare il display, quindi la sera, la notte non è possibile visualizzare l'ora se non accendendo una fonte luminosa esterna. E ha questa indicazione dei secondi che non è numerica. Quindi ecco le cose ancora che Casio introdurrà nei modelli successivi. Nel Casiotron, in questo modello, non ci sono queste funzioni. Ora andiamo a scoprire quale costruzione e quali pulsanti ha questo orologio. La costruzione è molto solida, abbiamo detto completamente in acciaio. C'è un pulsante incassato sul lato sinistro della cassa e ci sono due pulsanti nel lato destro, questa volta sporgenti, quindi facilmente utilizzabili. Per utilizzare questo pulsante, invece, che è un pulsante incassato, bisogna avere un fermaglio o per esempio un attrezzo di quelli che servono per rimuovere le SIM dei cellulari, oppure un fermaglio, aprite un fermaglio, un fermaglio di quelli usati per fermare fogli di carta e lo aprite e usate quello per azionarlo. Allora andiamo a vedere, abbiamo detto il bracciale favoloso, il bracciale è qualcosa di incredibile, una morbidezza, guardate, guardate, passando sopra, guardate che morbidezza che ha questo bracciale. Al polso si porta in maniera strepitosa, favoloso, morbidissimo, una chiusura classica, ovviamente logata con il logo Casio, a pressione, quindi premendo si locca, ecco qua. E andiamo a vedere anche il fondello. Il fondello è un fondello che ha indicato in maniera, ecco, vedete, leggibile ma con molta difficoltà, ha indicato il modello, ha indicato il seriale e c'è questo fondello avvitato, quindi tutto in acciaio, sembra tutto in acciaio, non come molti Casio economici della linea vintage hanno la cassa in plastica, e questo invece è tutto in acciaio, come i Casio degli anni 70, molti Casio anni 80. E poi ha l'alloggiamento della batteria che con una moneta potete tranquillamente aprire e sostituire la batteria. Ora vediamo il funzionamento abbiamo visto allora come leggere questo quadrante, cosa sono queste indicazioni che sono riportate qua. Ecco, vedete? Ma sopra il quadrante c'è il marchio Casio, ecco, e ci sono due righe con delle indicazioni di modo. Questi sono i modi, le modalità, vedete? 0, la modalità 0 è lo stopwatch. La modalità 1 è un counter, contatore. La modalità 2 world time e la modalità 3 time memory. Allora, questo orologio ha 4 modalità. Queste 4 modalità non sono, diciamo, accessibili tutte e 4, ma se ne può accedere una sola alla volta. Allora vi faccio vedere.
Come? Dopo aver visto la data. Allora, premendo il pulsante in basso potete visualizzare la data. Vedete? Notazione sempre mese e giorno, quindi abbiamo detto 13 marzo. Quindi 3 è il mese, 13 il giorno. Quando premete il pulsante a destra, questo qua in basso, in alto compare il giorno della settimana, quindi vedete qua il quadratino, non lampeggiano più i secondi, e il quadratino indica Monday, cioè siamo a lunedì, lunedì 13 marzo. Rilasciandolo, il display visualizza di nuovo l'ora, minuti e secondi lampeggianti. Abbiamo detto le 4 modalità. Abbiamo un tasto qua, il tasto superiore. Cosa fa il tasto superiore? Permette di accedere alla modalità che abbiamo scelto. Dopo, ecco, capiremo come fare a scegliere una delle 4 modalità. Come vediamo quale modalità è stata selezionata? Lo vediamo con quest'altro quadratino che non lampeggia fisso. Vedete? Questo quadratino fisso indica la modalità. Quindi modalità, in questo caso, 1. Modalità counter. Ora sta lampeggiando perché i secondi sono nella decina che ecco, ora è passato successivo, ecco, ora lo potete rivedere. Modalità 1. Quindi modalità 1 significa che siamo nella modalità counter. Abbiamo quindi questo orologio in questo momento ha una modalità aggiuntiva, oltre a ore, minuti e data, ha la modalità contatore. Andiamo a vederla. Modalità contatore, io aziono il tasto superiore ed entro nella modalità contatore, eccola qua. Questa modalità è una modalità che ora non si trova nei casi attuali, ma è una modalità che potrebbe avere una sua utilità. Infatti, premendo il pulsante in basso, ad ogni pressione il contatore avanza di 1, 2, quindi posso contare un evento, che può essere un punteggio, un numero di volte che accade un qualsiasi evento, basta premere questo pulsante. Senza dover guardare il display, io posso guardare l'evento che si sta svolgendo, un evento sportivo, qualsiasi cosa, e mentre lo guardo, senza guardare il display, ad ogni volta che cambia un punteggio, premo ed ho, a colpo d'occhio, guardando il display, posso sapere quel contatore quanto ha raggiunto di pressioni che io ho effettuato. Quindi in questo caso ho effettuato 8 pressioni. Tenendo premuto si azzera. Quindi io posso azzerare il contatore e ricominciare a contare un evento. Premendo di nuovo il tasto Mode, che è il tasto questo superiore, torno alla visualizzazione standard, cioè ore, minuti e secondi. Quindi avete visto come è semplicissimo attivare una delle 4 modalità che io ho preselezionato. Il passaggio da una modalità alla successiva non è una cosa semplicissima, in quanto bisogna intervenire sul pulsante incassato. Quindi dovete avere a disposizione, questo è l'unico, diciamo, appunto che si può fare a questo orologio, che ha questo pulsante per selezionare le modalità, che non è facilmente azionabile, cioè dovete avere per forza una punta per poter spingere il pulsante. Quindi ora la modalità 1 è stata selezionata, io premo, attivo la modalità 1 e inizio a contare. Posso anche uscire dal contatore e dire che ore sono. Ah, ok, ritorno a modalità contatore e mi riposiziona sempre l'ultima cifra che io avevo premuto prima e posso continuare a selezionare, a contare. Tenendo premuto, abbiamo detto, azzeriamo il contatore. Ecco qua. L'orologio al polso è molto bello, si porta molto bene. Guardate che bellezza che è questo bracciale. Un bracciale con delle maglie stupende, morbidissimo, guardate che morbidezza.
Ed ecco cosa vuol dire avere al polso 50 anni di storia dell'orologeria digitale Casio, orologeria digitale giapponese. Naturalmente questo orologio è made in Japan. Sapete che la Casio produce orologi in Giappone, ma attualmente molta della produzione è in Cina. Non che questo sia un problema, sono prodotti comunque molto validi a livello qualitativo e di affidabilità, però ecco, i primi modelli, i primi anni, la produzione era esclusivamente presso la casa madre in Giappone. Quindi stiamo parlando di un orologio made in Japan, come made in Japan sono tutti gli orologi anche degli anni successivi. Quindi, ecco, però la produzione attuale viene effettuata in Cina anche perché i volumi sono aumentati tantissimo, quindi guardate questo bracciale che morbidezza di maglia che ha, è incredibile. Al polso ha una maglia sottilissima, vedete, guardate quante sono sottili e di una morbidezza straordinaria. Indossarlo è un piacere. Anche l'ansa è molto particolare, guardate che ansa che ha, come il bracciale è collegato alla cassa in maniera del tutto. Ha questo aspetto ovviamente che richiama molto gli anni 70, gli anni in cui c'era questa moda dello spazio e quindi questa moda futuristica l'oggetto doveva richiamare anche il futuro, dire benissimo, abbiamo con l'orologio digitale, stiamo facendo un salto verso il futuro. Ecco. Spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e a breve pubblicherò il seguito, il secondo video in cui vi mostrerò come regolare questo bellissimo orologio digitale. Grazie per la visione e un saluto da Chris.